Cosimo riunisce per la prima volta i due rami di Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Vecchio, essendo figlio di Maria Salviati, nipote di Lorenzo il Magnifico, e di Giovanni dalle Bande Nere, il figlio di Giovanni di Pierfrancesco, a sua volta figlio di Lorenzo il Vecchio. E Cosimo si chiama così proprio in onore di Cosimo il Vecchio. Cosimo illude in un primo momento i governanti e coloro che sostenevano la Repubblica, chiedendo di essere riconosciuto come duca della città, e fa credere che il suo ruolo sarà puramente simbolico e che il potere resterà nelle loro mani, delle cariche elettive, ma presto dimostrerà che è intenzionato a governare veramente sul serio. Di fatto con Cosimo scompaiono una volta per tutte le istituzioni elettive. La Toscana va verso quindi la monarchia assoluta. Tra i fuoriusciti troviamo per esempio Baccio Valori, Filippo Strozzi, il Guicciardini, che anche se sono esiliati tentano comunque di contrastare Cosimo, ma Cosimo ha l'appoggio di Carlo V e pone fine a ogni speranza, tanto che poco dopo tutti i repubblicani saranno giustiziati. Nel 1539 Cosimo rafforza i legami con la Spagna col suo matrimonio sposando Eleonora di Toledo, che è figlia del viceré di Napoli Don Pedro di Toledo. Poco dopo il loro matrimonio, Cosimo decide di trasferire la sua residenza privata dal palazzo di Via Larga a Palazzo Vecchio, una scelta molto simbolica, non solo perché questo era stato finora il palazzo dei signori, dei priori e quindi di un potere pubblico, ma anche perché questo diviene una celebrazione, grazie proprio all'aiuto e all'intervento di Giorgio Vasari, architetto di fiducia della famiglia Medici, di una celebrazione del potere in tutti gli ambienti. Non molto tempo dopo, intorno al 1548, Eleonora acquisterà però Palazzo Pitti per farne la sua residenza ambiziosa di famiglia, dato che il palazzo era in rovina perché i Pitti avevano perso la loro fortuna. Il palazzo verrà ampliato e si progetterà poi un magnifico giardino da Bartolomeo Ammannati per il palazzo e anche il cortile. Il tribolo farà il giardino e sono gli architetti che daranno vita proprio al sogno di Eleonora. Il palazzo diventerà una sorta di città nella città, una reggia isolata in cui avvengono feste e celebrazioni però in forma privata, in maniera molto diversa da quello che accadeva per esempio ai tempi di Lorenzo il Magnifico. Verrà fatto costruire anche il corridoio vasariano nel 1565, commissionato sempre da Cosimo a Giorgio Vasari, e permetterà questo passaggio ai duchi di attraversare il centro cittadino, mettendo in comunicazione praticamente i due palazzi del potere, Palazzo Pitti e Palazzo Vecchio, senza mescolarsi con la gente comune, come fosse un passaggio proprio segreto. Eleonora, pur essendo un'ottima moglie, a cui Cosimo è veramente affezionato, non sarà mai troppo popolare con i fiorentini in città, in quanto molto distante dalla popolazione. Grazie alla protezione ottenuta dall'alleanza con l'imperatore Carlo V, Cosimo può creare un vero e proprio Stato regionale, un Ducato di Toscana, che avrebbe incluso anche città che sono sempre state ostili come Siena. La Repubblica di Siena infatti si ribella verso il 1554 all'imperatore. Firenze interviene a difesa dell'imperatore e questo comporterà subito dopo l'annessione al ducato. La battaglia per la conquista di Siena, che resiste eroicamente, dura però poco e già nel 1555 le truppe imperiali e fiorentine entrarono in città, diversamente da quanto era accaduto per la conquista di Pisa da parte della Repubblica Fiorentina, che era stata molto più sofferta. A questo confronto alludono proprio gli affreschi, se voi andate nel Salone dei Cinquecento del Vasari. Memorabile è la battaglia di Scannagallo, conosciuta anche come battaglia di Marciano, nell'agosto del 1554, in cui i due eserciti franco e senese e ispano-fiorentino si scontrano e il cui esito è la sconfitta di Siena, che decide questa battaglia proprio le sorti del conflitto e segna il declino dell'indipendenza di Siena. Cosimo si dimostra comunque un governatore molto magnanimo, tanto che Siena non si ribellerà mai al potere mediceo.
Il completamento dello Stato regionale avviene anche dal punto di vista amministrativo e Cosimo valorizza proprio le risorse delle varie città toscane. Inizia per esempio la bonifica della Maremma, Pisa e Livorno vengono per esempio fortificate. Carrara esporta il marmo in tutto il continente. Sotto Cosimo I la Toscana conobbe veramente un periodo di grande prosperità e Firenze un periodo di nuovo splendore. Cosimo, appassionato poi di botanica, fa anche istituire il Giardino dei Semplici a Firenze e il Giardino Botanico a Pisa. Si adopera anche per recuperare tutte le opere d'arte che erano sparite dal Palazzo Medici dopo i vari saccheggi. Artisticamente Cosimo I è appassionato anche di antichità e colleziona per esempio statue antiche. La celebre per esempio Chimera etrusca, oggi che è al Museo Archeologico, fu acquistata proprio da lui. E anche antichi codici sono la sua passione. A Firenze pensa al rinnovamento degli ambienti, per esempio di Palazzo Vecchio, e alla costruzione del grandioso Palazzo degli Uffizi, dove avranno degna sede gli uffici amministrativi del Ducato, entrambi affidati all'architetto di fiducia Giorgio Vasari, che diventò una specie di sovrintendente ai monumenti. Il suo compito pienamente assolto fu quello di mutare il severo aspetto del Palazzo della Signoria repubblicana in una reggia fastosa. Con originalità risolse il problema di collegare un fabbricato per raccogliere gli uffici dello Stato, costruendo un lungo edificio molto funzionale, e li ebbe come collaboratori architetti ingegnosi. Cosimo I all'Ammannati, per esempio, affida i lavori di ampliamento di Palazzo Pitti, la realizzazione della prima fontana pubblica in Piazza della Signoria, che doveva celebrare il potere mediceo sulla Toscana, e al Tribolo l'ideazione, per esempio, affida del Giardino di Boboli. Alla corte di Cosimo troviamo anche gli scultori Baccio Bandinelli, autore tra l'altro di Ercole in Piazza della Signoria, che fa da pandan al Davide di Michelangelo, l'uno espressione della forza bruta e virile che sconfigge Caco, l'altro delle capacità intellettuali. Alla corte di Cosimo I troviamo anche l'orafo e scultore Benvenuto Cellini, a cui Cosimo affida l'esecuzione del Perseo, e il pittore Bronzino, che è famoso soprattutto come ritrattista ufficiale della famiglia. Sarà proprio Cosimo nel 1563 a fondare poi l'Accademia delle Arti e del Disegno, per primo in Europa. Così fa costruire anche la Loggia del Mercato Nuovo, oggi conosciuta come Loggia del Porcellino, incaricando dei lavori Giovan Battista del Tasso. Sempre Cosimo I incarica Vasari di affrescare l'interno della cupola di Brunelleschi, impresa che l'Aretino compie aiutato dal pittore Federico Zuccari. Attorno alla corte granducale si raccoglie ormai quiete e ordinata tutta l'aristocrazia cittadina, che non aveva più motivo di lamentarsi e di lottare. Il periodo in cui Cosimo si afferma al governo della città e della Toscana corrisponde a quello della Controriforma. Il Concilio di Trento, inizialmente voluto per avvicinare le chiese protestanti alla Chiesa di Roma, si traduce da parte della Chiesa in molte direttive che servono a controllare vari aspetti, dai nuovi dogmi sui sacramenti a disposizione sul sacerdozio. Viene anche indetto un indice dei libri proibiti. Per questo anche l'arte figurativa subirà un radicale cambiamento. Dopo il manierismo e l'operato, per esempio, di Michelangelo, il quale già subisce censure nei suoi ultimi anni a Roma, pensate ai nudi della Cappella Sistina, si parla di arte riformata, un'arte che deve seguire quasi in modo didascalico gli indirizzi teorici della Chiesa ed essere facilmente comprensibile, senza indulgere in fantasie o elementi inutili, deve essere quindi chiara e didascalica. La trasparenza del messaggio religioso deve essere ribadita sia in pittura che in architettura. Per questo Cosimo I interviene attraverso il suo architetto di fiducia, Vasari, per conformare anche molte delle chiese fiorentine ai nuovi dettami. Infatti in molte chiese viene abbattuto il tramezzo, che era il luogo che separava il clero dai laici, dalla popolazione, come ad esempio nelle chiese gotiche di Santa Croce e Santa Maria Novella, con la creazione di altari e di cappelle laterali che contengono grandi pale che andranno a modificare alcune parti delle chiese fiorentine più conosciute. In pittura Vasari in primis, ma anche altri artisti come Santi di Tito
o Alessandro Allori adattano la propria arte alle regole della Controriforma. Dal punto di vista politico, Cosimo attraversa un periodo felice, raccogliendo successi e riuscendo a mettere in piedi un vero e funzionante Stato regionale, che durerà per molti anni. Nel 1570 il Papa Pio V gli conferirà addirittura il titolo di Granduca, titolo a cui Cosimo ambisce veramente da tempo e sarà riconosciuto a questo punto a livello internazionale. Dal punto di vista personale e familiare, il matrimonio con Eleonora è sicuramente uno dei pochi matrimoni di interesse che alla fine si rivela un vero matrimonio d'amore. I due coniugi sono legatissimi l'uno all'altro. Eleonora si distacca malvolentieri da Cosimo, seguendolo quasi ovunque. Eleonora si occupa degli affari di Cosimo e lo consiglia anche in alcune occasioni. Insieme avranno 10 figli, i quali però saranno al centro spesso di tragedie o incidenti, rovinando a Cosimo proprio gli ultimi anni della sua vita. La stessa Eleonora morirà all'età di 40 anni, consumata dalla tubercolosi. La sua morte avviene nel 1562 e rappresenta l'apice di una serie di eventi sfortunati per la famiglia. Infatti nel 1557 era morta la primogenita figlia Maria a soli 17 anni in circostanze sospette, e così anche la giovane Lucrezia, andata in sposa da Alfonso d'Este. Sul finire del 1562 Cosimo e Eleonora e 3 dei figli maschi, Giovanni, Garzia e Ferdinando, si recano in Maremma perché Cosimo si sta occupando della bonifica di questi territori. Nel giro di pochi giorni muoiono prima Giovanni a 19 anni e poi Garzia a 15. Ufficialmente si parla di una morte per attacco di malaria, ma le voci popolari insinuano che in realtà le cose siano andate diversamente. Eleonora, deceduta qualche giorno dopo i figli, sarebbe morta proprio di crepacuore per questo dramma familiare. In realtà si tratta sicuramente di un'evoluzione della sua salute compromessa dalla tubercolosi. Anche altri figli di Cosimo I saranno al centro di tragedie, più o meno volontarie. Si pensi alla figlia Isabella, che è la prediletta di Cosimo, uccisa dal marito Paolo Giordano Orsini nella villa di Cerreto Guidi nel 1576, o al figlio Pietro, accusato lui stesso di uxoricidio nello stesso anno, e alla fine di Francesco e Bianca qualche anno dopo. È innegabile che la progenie di Cosimo e Leonora sia stata particolarmente segnata dal dramma. Comunque, nonostante tutte le disgrazie, Cosimo I è riuscito a assicurarsi la discendenza col suo primo figlio maschio, Francesco I, ma di questo parleremo nel prossimo episodio. Se i miei video ti piacciono, lascia un like, un commento, questo aiuterà l'algoritmo a promuovere i miei contenuti, e se ti fa piacere puoi aiutarmi a sostenere il mio canale anche con una piccola forma di abbonamento solamente a partire da 1,99 €. Ciao ciao!